Sono proprio contenta di ritrovarti in questo video. Sei davvero una bella persona! Sono pronta a scommettere che queste mie parole ti hanno strappato un sorriso, vero? E se invece avessi esordito dicendoti: Uffa, ancora tu! Non avevi nient'altro di meglio da fare che guardare questo video? Mi avresti subito mandato a quel paese. Giustamente. Ebbene, in entrambe le situazioni hai appena sperimentato l'illusione che non ti fa vedere la realtà. Illusione? Perché? Se ci pensi, noi reagiamo istintivamente, senza controllo, a degli stimoli esterni. Ti pare possibile che io abbia un'opinione su di te senza averti mai visto? Pensi davvero che possa darmi fastidio la tua presenza? Qui, attraverso un monitor. Eppure, nonostante questo, se ti dico che sei molto interessante, avrai una buona considerazione di me e magari ti verrà voglia di iscriverti al canale. Se invece ti dico che è meglio perderti che trovarti, comincerò a starti antipatica e probabilmente passerai a un altro video. Questo piccolo esempio dimostra che, spesso e volentieri, gli stimoli che percepiamo dall'esterno non sono reali. Inoltre, chi reagisce a tali stimoli? Sono davvero io? Sono proprio sicuro che il mio io è reale? Immagina la tua mente come un uccellino che svolazza di qua e di là. Vede un vermiciattolo e si fionda giù per catturarlo. Non fa in tempo a toccare terra che subito arriva un gatto, allora vola via! Ed ecco una nuvola di ghiotti moscerini. E via ancora, senza sosta! Allo stesso modo, anche noi reagiamo di continuo agli stimoli esterni, ai pensieri e alle emozioni, fondamentalmente in due modi. Mi piace. Non mi piace. Ecco dove si manifesta l'illusione, nel farci credere che il nostro io che percepisce sia un'identità separata da tutto il resto. Un'identità che deve necessariamente esprimere un giudizio su tutto ciò che incontra in termini dualistici, bello-brutto, buono-cattivo, piacevole-sgradevole. Ebbene, quell'io separato non è reale. O meglio, quell'io che consideriamo separato da tutto ciò che ci circonda, in realtà non è affatto separato, ma fa parte del tutto. Proprio il considerarlo separato è la causa principale dell'illusione. Tornando all'esempio iniziale, chi è che dà potere alle mie parole di farti percepire una sensazione gradevole o sgradevole? Non è forse il tuo io che ritiene di avere una qualche onorabilità o consistenza da difendere? Se è lodato, reagisce bene, se è ingiuriato, si adira e attacca. Cosa succederebbe invece se non ci fosse alcun io? I miei complimenti o i miei insulti semplicemente cadrebbero nel vuoto. Non saresti più turbato o compiaciuto, ma cominceresti ad ascoltare davvero. Smetteresti di ricondurre le mie parole alle categorie «Sì, questo mi piace e mi fa stare bene», oppure «No, questa è un'idiozia perché non rispecchia il mio pensiero», e magari proveresti a guardare le cose anche da un altro punto di vista che non avevi mai sperimentato prima. Questa visione illusoria, egocentrata della realtà riferisce tutto a sé, attaccandosi a ciò che piace e rifiutando ciò che non piace. È come una polvere magica che ricopre tutti gli oggetti e non ci permette di riconoscere la loro autentica natura, inclusa la nostra. La conseguenza di questa illusione è che creiamo confini, ambiti e categorie che servono a classificare o a escludere. Percepiamo mancanza perché desideriamo cose che non abbiamo o perché siamo sempre insoddisfatti di ciò che abbiamo. Proviamo solitudine perché gli altri non ci capiscono o profonda delusione quando qualcuno non rispecchia le nostre aspettative. La realtà non è bella o brutta. Le persone non sono buone o cattive. La realtà è quella che è. Non ha nulla che non va,
così come le persone. È il nostro io che, continuamente, attribuisce etichette, che stila classifiche secondo una scala di gradimento. La realtà è priva del concetto di io e di mio. Quando la mente è offuscata dall'illusione di essere separata da tutto il resto, si ostina a pensare in termini di io e di mio. Pensa di essere separata. Dunque desidera impossessarsi di tutto quello che crede essere altro da sé. E se, invece, scoprisse che non c'è distinzione tra sé e tutto il resto, e che in realtà tutto ciò che c'è, in un certo senso, le appartiene già? Cosa succederebbe se improvvisamente si aprissero i nostri occhi e cominciassimo a vedere la realtà per quella che è? La risposta è semplice. Cominceremmo ad essere costantemente felici, senza condizioni. La nostra vita non oscillerebbe più come un'altalena, tra alti e bassi, ma saremmo in pace. Un esempio. Spesso sentiamo dire: senza di te non potrò mai essere felice. Vi pare davvero possibile che un'altra persona possa essere l'artefice della mia felicità o della mia infelicità? Questo accade quando sono ancora nell'illusione, quando considero me e l'altro come due entità distinte, stabili e permanenti. Quando l'illusione scompare, vedo finalmente l'altro per quello che è, un essere in continuo divenire. Oggi è così, ma domani potrebbe essere altro. Un essere impermanente. Oggi c'è, ma domani potrebbe essere altrove. Un essere che, fondamentalmente, è come me, pur con diverse caratteristiche. Infatti io e l'altro siamo della stessa sostanza, facciamo parte della medesima realtà. Quando vedo l'altro per quello che è, non provo più attaccamento o repulsione. Come posso provare attaccamento per qualcosa di così effimero e impermanente, esattamente come sono io? Addirittura far dipendere la mia felicità da questo. Non vi sembra assurdo? Allo stesso modo, come posso provare repulsione per l'altro, quando è esattamente come me, della mia stessa natura, che costituisce la realtà intera? Odiare l'altro sarebbe come odiare me stesso. Non c'è differenza. Ecco che, allora, quando svanisce l'illusione, subentra l'amore, quello vero. Finalmente sono in grado di amare davvero l'altro, al punto di lasciarlo libero di andare, essendo consapevole che, in realtà, siamo uniti da qualcosa che va oltre le distanze, oltre le nostre singole individualità. So amare me stesso, perché non pongo più alcuna condizione alla mia felicità, perché la felicità diventa il mio naturale stato dell'essere. Ci nuoto dentro, come un pesce nell'oceano. Non sono più solo, perché mi sento profondamente unito a ogni essere senziente e a tutta la realtà intorno a me. Gli altri non sono più da possedere o da respingere, da temere o da lodare. Nel momento stesso in cui svanisce l'illusione che non ci fa vedere la realtà, subentra una dimensione di gioia, di pace, di amore e compassione, che è la natura più autentica, presente in ogni essere vivente. Immagino già la domanda che si dipinge sul tuo viso. È tutto molto bello quello che hai detto, ma come fare per liberarsi dall'illusione? Ti rispondo subito. Ma prima, se hai apprezzato quanto ascoltato finora, fammelo sapere con un like. Grazie di cuore. Nel buddismo, uno strumento essenziale per liberare la mente dalle illusioni è la meditazione. Meditare aiuta a sviluppare una consapevolezza chiara e penetrante della realtà. Attraverso l'osservazione attenta dei pensieri, delle sensazioni e delle emozioni, il praticante impara a riconoscere le illusioni e a lasciarle andare. Questo processo porta alla realizzazione della verità dell'impermanenza, anicca, del non sé, anatta, e della sofferenza, dukkha, che sono i tre segni dell'esistenza. Nel cristianesimo, invece,
La preghiera e la contemplazione sono vie per purificare la mente e avvicinarsi a Dio. La lettura del Vangelo apre il cuore alla guida divina e permette di riflettere profondamente sulle verità spirituali. Alcuni mistici cristiani, come San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila, di cui vi invito a leggere qualcosa, vedi link in descrizione, hanno descritto esperienze di unione con Dio che trascendono le illusioni mondane e che rivelano la realtà ultima, comune a tutto ciò che esiste. Liberarsi dalle illusioni significa vivere una vita in armonia con la realtà. Questo implica una trasformazione interiore che ci porta a vedere oltre le apparenze superficiali e a riconoscere l'interconnessione di tutte le cose. Nella visione buddista, questo stato è chiamato nirvana, la cessazione della sofferenza e l'illuminazione. Nel cristianesimo è il regno di Dio, una vita vissuta nella grazia e nella verità, che profuma di eternità. Se desideri approfondire meglio la visione della realtà ultima, che si apre quando svanisce l'illusione, ti lascio questi 2 video che ti offriranno ulteriori spunti di riflessione. Namaste e che Dio ti benedica.